Bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi entriamo nel cuore della tempesta che ha avvolto due volti amatissimi del pubblico, Hazal Suba ed Erkan Merik. L'aria di inizio anno era piena di promesse, luci e brindisi, e tra un conto alla rovescia e l'altro è esploso un sussurro insistente. Erkan avrebbe fatto la proposta a Hazal proprio allo scoccare della mezzanotte di Capodanno. Titoli scintillanti hanno dipinto un quadro perfetto, coriandoli che scendono come neve, calici che tintinnano e un gesto da fiaba al centro della pista. Ma, come spesso accade nel mondo dello spettacolo, l'immagine patinata si è incrinata al primo contatto con la realtà. E quella realtà ha preso voce nei giorni successivi, quando i microfoni si sono avvicinati al viso di Hazal, cercando la conferma che tutti desideravano sentire. La risposta non è stata la risata complice che molti si aspettavano, né la confessione tenera che avrebbe fatto esplodere i social. Anzi, Hazal ha mostrato quel lato che raramente concede ai riflettori, l'irritazione di chi difende i propri confini. Tono fermo, parole controllate ma affilate, lo sguardo di chi non ha nessuna intenzione di lasciare che la propria vita diventi un buffet a disposizione dei curiosi. C'è chi parla di un attimo in cui la voce si è alzata, non per teatro, ma per stanchezza. Stanchezza di domande ripetute, stanchezza del continuo inseguimento, stanchezza di una narrazione che cerca di correre più veloce della verità. Quel frammento di reazione, ripreso da un telefono e rimbalzato da una storia all'altra, ha fatto il giro della rete più velocemente dei fuochi d'artificio di mezzanotte, accendendo un dibattito quasi filosofico. Stava proteggendo la sacralità del suo privato o, al contrario, stava mascherando qualcosa che non poteva ancora essere detto? E qui entra in scena il mistero dell'anello, quell'emblema minuscolo ma potentissimo capace di far tremare interi fandom. Gli occhi dei fan, allenati all'attenzione maniacale, hanno puntato tutto su un dettaglio, la mano sinistra di Hazal. Fotografie sfuggite a fine serata, video tremolanti presi da lontano, frame ingranditi come se fossero la superficie di un pianeta lontano. In più di uno scatto, lei sembra tenere la sinistra al riparo, infilata nella tasca del cappotto, nascosta dietro a una sciarpa, coperta con una clutch. È un caso? È discrezione? O è quel gesto spontaneo e insieme calcolato di chi non vuole lasciare che un segno troppo eloquente diventi il centro della conversazione? C'è chi giura di aver intravisto un luccichio, una luce che non somigliava a quella di un qualsiasi accessorio. Altri sostengono che, se ci fosse davvero stato un anello, Hazal non avrebbe avuto problemi a smentire o confermare con un sorriso. Nessuna certezza, soltanto la danza dell'interpretazione che rende questi momenti così magnetici. Intanto, in mezzo a questo vortice di supposizioni, Erkan ha scelto la strada opposta, il silenzio. Un silenzio che su di lui non suona come fuga, ma come coerenza. Erkan, con quella calma che gli è propria, non ha alimentato il rumore con mezze frasi o ammiccamenti. Non ha confermato, non ha negato. Ha lasciato che a parlare fossero il tempo e la misura delle sue azioni. Fonti vicine alla coppia, persone che hanno trascorso la notte di Capodanno nello stesso contesto, raccontano di una serata pensata al dettaglio. Un luogo raccolto, pochi invitati scelti, musica tenue e una sorpresa preparata con cura. Che quella sorpresa fosse una proposta in piena regola o solo un momento intenso da ricordare insieme, resta avvolto nello stesso velo di riservatezza che li ha sempre contraddistinti. Non è la prima volta che Erkan sceglie di proteggere ciò che conta con il muro discreto della misura, e non sarebbe la prima in cui, proprio dietro quel muro, si trova la storia più vera. La scelta di tenere i riflettori a distanza non è un lampo improvviso. Da qualche settimana, gli osservatori di eventi e premiere hanno notato una nuova coreografia. Hazal ed Erkan arrivano separati, entrano da ingressi diversi, salutano con un cenno e poi, a fine serata, imboccano percorsi opposti. Non è freddezza, dicono alcuni, è strategia. È il modo più elegante per depotenziare la macchina del gossip, che si nutre di scatti rubati e di sorrisi incrociati. E poi ci sono i social, spesso il termometro del non detto, nessun post di Capodanno da parte di Hazal, nessuna frase ad effetto, nessun cuore digitale lanciato nell'aria. Una pausa studiata, forse, per disintossicare l'attenzione, per ricordare che dietro i filtri e i video ci sono persone in carne e ossa che, pur vivendo di pubblico, non vogliono consegnare ogni respiro alla piazza. Questa riservatezza, però, non ha spento la curiosità, anzi.
La comunità che li ama ha riempito il vuoto con ipotesi, con racconti incrociati, con memorie. Si ricordano sguardi sul set che, agli occhi di chi li segue da anni, dicevano già tutto. Si citano interviste passate in cui Erkan parlava dell'importanza della stabilità. Si ripescano dichiarazioni di Azzal sulla necessità di costruire senza fretta, mattone su mattone, lontano dal rumore. E in questo puzzle, ogni pezzo sembra poter combaciare con più di un disegno. C'è chi sostiene che la proposta sia arrivata davvero, che il sì sia stato sussurrato mentre il cielo esplodeva di colori. C'è chi crede che stiano semplicemente custodendo il momento per sé, in attesa di condividerlo quando tutto sarà pronto, con la serenità che merita. Non si può ignorare il contesto in cui tutto ciò accade. Vivere una relazione sotto i riflettori, specialmente in un paese dove il pubblico è partecipe, emotivo, appassionato, significa camminare su un filo teso tra l'affetto e l'invasione. Ogni gesto ha un eco, ogni pausa un significato. Quando Azzal ha mostrato impazienza davanti alle domande pressanti, lo ha fatto soprattutto da donna consapevole del confine tra il palcoscenico e il salotto di casa. Quel confine, nel loro caso, è sempre stato la chiave. Hanno costruito un rapporto che cresce al riparo, dove i passi in avanti non sono titoli, ma decisioni quotidiane. E oggi questo si vede più che mai. La scelta di non trasformare una festa in un palcoscenico, la decisione di non concedere al caso la direzione di un racconto così intimo. C'è un dettaglio che in molti hanno colto all'uscita di una recente serata. Azzal, con un cappotto ampio e un sorriso appena accennato, ha salutato a distanza, ha scambiato poche parole generiche con chi le tendeva il microfono, poi un piccolo gesto, quasi involontario, la mano sinistra scivolata nella tasca, come a proteggere qualcosa. Accanto, a qualche minuto di distanza, Erkan è apparso con la compostezza di sempre, un cenno amabile ai fotografi, poche parole di circostanza, e via. Separati, sì, ma non lontani. Era un quadro studiato o una semplice coincidenza? L'effetto è stato comunque potente. Il mistero dell'anello ha guadagnato un nuovo capitolo, e l'idea che tra loro stesse accadendo qualcosa di importante è diventata ancora più elettrica. In un mondo che premia il rumore, scegliere il silenzio è di per sé una dichiarazione, forse la più elegante. E se è vero che i fan desiderano una fotografia perfetta da incorniciare, è altrettanto vero che le storie che durano si costruiscono nella zona quieta, quella dove la voce si abbassa e l'ascolto si fa profondo. La coppia sembra aver imboccato una strada più matura, meno sorrisi per compiacere le folle, più gesti che parlano tra loro, più intenzioni condivise lontano dai riflettori. È un cambio di passo evidente. L'attenzione mediatica, con i suoi picchi e le sue cadute, li ha spinti verso una consapevolezza nuova. Il legame si difende non gridando, ma scegliendo a cosa dare spazio. E se c'è davvero un anello, se c'è stata davvero una domanda posta con il cuore in mano, allora forse merita proprio questo trattamento, il rispetto del tempo giusto. Resta una domanda che brucia. Arriverà l'annuncio, oppure stanno solo aspettando che l'onda dell'entusiasmo cali per poter parlare con voce propria? Nessuno, al momento, può saperlo. Quello che possiamo leggere, però, sono i segni. E i segni raccontano di due persone che hanno imparato a navigare le maree della fama senza perdere la rotta. L'irritazione di Azzal di fronte all'invadenza non è una chiusura, è una protezione. Il silenzio di Erkan non è una fuga, è una cura. Gli ingressi separati non sono distanza, sono strategia. I social in pausa non indicano freddezza, ma concentrazione su ciò che conta davvero. In questa prospettiva, ogni tassello che ha animato il gossip di inizio anno assume un sapore diverso, non un rifiuto del pubblico, ma la scelta consapevole di custodire un capitolo delicato. E il pubblico? Il pubblico, come sempre, resta in attesa con un misto di trepidazione e affetto. C'è chi sogna un video improvviso, quella mano che finalmente si apre e mostra la verità. C'è chi spera in un comunicato dolce, scritto con la semplicità di chi non ha bisogno di fuochi artificiali per dire ciò che è già chiaro da tempo. Qualunque cosa accada, una cosa è evidente. Azzal Suba ed Erkan Merik hanno messo il loro sentimento al riparo dalle correnti più aggressive della curiosità. Hanno fatto della discrezione una scelta, non un incidente. E proprio per questo, forse, la loro storia continua a incantare, perché lascia spazio all'immaginazione. Perché permette a ognuno di noi di vedere in loro un pizzico della nostra versione di amore vero.
Qui su Stelle Turche Rivelate vogliamo ascoltare anche la vostra voce. Pensate che le coppie del mondo dello spettacolo debbano proteggere con fermezza la propria intimità? Oppure credete che l'attenzione pubblica sia un pedaggio inevitabile da pagare alla celebrità? Raccontateci cosa ne pensate, perché sono proprio le vostre osservazioni a nutrire una comunità capace di rispettare ma anche di sognare. E se questa immersione nel mistero vi è piaciuta, non dimenticate di sostenere questo spazio, restate con noi, iscrivetevi, attivate le notifiche e, se vi va, unitevi alla nostra famiglia per permetterci di continuare a portarvi il dietro le quinte delle storie che vi appassionano. La vicenda di Azal e Erkan non ha ancora scritto l'ultima pagina. Che sia un sì già pronunciato o un sì che bussa alla porta del futuro, noi saremo qui, con il cuore pronto, a raccontarvi ogni sviluppo, con la delicatezza che meritano le cose importanti, e con quella scintilla di curiosità che rende vivo il racconto quando si parla d'amore sotto le stelle.